Rieccoci, come vedete, con un nuovo video e quest'oggi di nuovo con i tarocchi delle 1001 notte. Questo mazzo così bello, meraviglioso, anzi direi, che vi ho presentato appunto nel video precedente. Io vi lascio il link in descrizione del appunto video precedente a questo. Se volete potete andare appunto a riascoltare anche semplicemente l'introduzione in cui appunto descrivo la storia di questo meraviglioso mazzo che appunto ci riporta direttamente alle novelle delle 1001 notte e quindi a quel sapore magico ed esotico appunto dell'Oriente, l'Oriente di Aladino, Ali Baba, Sherazad, di Sinbad e di altri ovviamente personaggi appunto meno noti, ma direi egregiamente rappresentati in questo meraviglioso mazzo. La domanda che andremo appunto quest'oggi a fare agli arcani con il mio metodo diciamo più utilizzato sul canale, che è il metodo appunto degli 8 arcani o 7 più 1 come dico sempre io. La domanda è appunto la seguente: la moglie sospetta di noi? La moglie ha capito che il marito ha una relazione, ha una frequentazione al di fuori, oltre il suo stesso matrimonio o comunque oltre il suo stesso rapporto? Io parlo di moglie, ma potrei parlare comunque anche di fidanzata e di compagna ufficiale. Quindi cerchiamo di capire se effettivamente questa persona, questa donna, ha anche solo dei sospetti, oppure qualcosa che può essergli appunto stato riferito, per esempio, da qualcuno che fa parte delle sue amicizie, oppure della sua stessa famiglia. Quindi cerchiamo di capire nel presente come vive il suo rapporto con suo marito, i pro e i contro della situazione, cosa ha nel cuore, cosa sa realmente, l'ambiente appunto attorno a questa coppia. Cerchiamo di capire perché questa coppia è ancora insieme, cioè cosa obiettivamente li lega, nonostante appunto lui abbia una storia comunque poi parallela con voi. Cerchiamo di capire come voi dovreste agire, quindi il consiglio, che a mio avviso è la carta ovviamente più importante che viene dato dagli arcani per voi, ed infine ovviamente il futuro, chiaramente, quindi che cosa potrebbe accadere nel futuro più o meno ovviamente immediato a seconda chiaramente delle tempistiche identificate dall'arcano, poiché voi sapete che ciascun arcano ha delle tempistiche ben precise, tutti e 78 gli arcani. D'accordo? Allora, io inizio appunto a mescolare questo meraviglioso mazzo, quindi per il principio di sincronicità, che guida tutte le mie stese praticamente dall'apertura del canale, cerchiamo appunto di capire la compagna ufficiale, la moglie, la fidanzata, la donna con cui per esempio convive, comunque ha al suo fianco da più o meno tempo. Ecco, cerchiamo di capire questa donna cosa sa di quest'uomo obiettivamente. Lo conosce bene? Ha capito che lui ha una tresca con voi? Oppure è assolutamente e inesorabilmente all'oscuro di tutto? Cerchiamo un po' appunto di capirlo con il metodo degli 8 arcani. Allora, perfetto.
Perfetto. Allora, io lascio qui il mazzo. Allora, credo di averle disposte comunque abbastanza bene, sì, direi di sì, anche se poi comunque voi sapete che io le avvicino spesso appunto alla telecamera proprio per permettervi comunque di vederle bene, in particolar modo appunto questo mazzo che direi è assolutamente meraviglioso. Bene, allora iniziamo con la prima posizione, ossia appunto il presente, cioè come questa persona vive appunto il rapporto con il marito, se ha capito qualcosa, se ha saputo qualcosa o anche semplicemente se ha dei sospetti sul fatto che appunto il marito possa avere un'altra donna, ossia voi. Allora, qui abbiamo il 2 di spade. Partiamo già da un elemento che ci parla sicuramente di un mentale assolutamente fervido, quindi un mentale che riflette tanto, vedete? Un mentale che però porta anche a sofferenza. Sofferenza perché? Il 2 di spade rappresenta appunto generalmente due possibilità e due opzioni. In una situazione che, come potete vedere appunto nelle condizioni di questa stessa barca a vela, che obiettivamente è piuttosto sconquassata dall'acqua e sicuramente dalle onde, notate anche il volto di questa donna che è molto preoccupato, il suo rapporto appunto è un po' come questa barca a vela, quindi in realtà questa donna potrebbe sapere di voi, direi proprio di sì, perché il 2 di spade ci parla della possibilità che questa donna rinviene nel marito di scegliere tra voi e lei. Ma come 2 di spade ci potrebbe appunto parlare anche della possibilità che lei dà a se stessa di poter in qualche modo decidere se portare avanti questa storia oppure chiuderla. Vi ripeto, questa è una donna molto furba, parliamo di spade, quindi vi ripeto, qui c'è un mentale molto forte che ha capito, che sa. Il mentale ci parla anche di consapevolezza, in particolar modo il 2 di spade. Però la carta del 2 di spade, non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, viene appunto rappresentato da una persona, generalmente appunto una donna, bendata, poiché non sa quale appunto direzione prendere, oppure non sa chi possano essere amici e nemici. E quindi non sa bene come poter agire per gestire questa situazione. A volte questa donna cade nello sconforto, proprio perché non si sente appoggiata da nessuno, proprio perché non si fida di nessuno, tantomeno del suo compagno, di cui è palesemente stanca. Il 2 di spade ci parla di una stanchezza morale, prima ancora che ovviamente fisica, anche se appunto sappiamo che corpo e mente sono profondamente connessi l'uno all'altra. È una donna che si sente, vi ripeto, a volte sconfortata, a volte senza una via di uscita, proprio perché, pur essendo stanca, delusa, arrabbiata, pur sentendosi umiliata da quello che questa donna potrebbe aver anche semplicemente captato, percepito riguardo alla vostra presenza nella vita del marito, questa donna comunque si sente a volte incapace di portare avanti anche semplicemente un percorso di separazione. Però ragazzi, iniziando con la carta del 2 di spade, qui ci sono pochi dubbi, nel senso che questa persona sa, al punto che è profondamente delusa, indecisa, arrabbiata e stanca, ma vede ad oggi degli ostacoli ancora profondamente insormontabili, quindi sente in questo momento di dover tenere bene gli occhi aperti per riuscire a capire come potersi muovere, perché vede nella separazione delle insidie pericolose. Quindi in questo momento questa donna è ad un bivio, dove sa che deve scegliere esattamente come potersi muovere per riuscire comunque a non soffrire troppo,
o a non rimetterci troppo. Potrebbe appunto voler anche affrontare il marito a livello verbale, perché appunto parliamo di spade che rappresentano una comunicazione tagliente. Quindi potrebbe volerlo affrontare o potrebbe averlo già fatto. Voi sapete che la prima carta che apre una stesa generalmente è la più importante, proprio perché spiega tutte le altre carte e a sua volta ne è spiegata. Iniziare ovviamente una stesa con un 2 di spade ci fa ovviamente capire molto sul soggetto della stesa, quindi su questa donna. Quindi questa è una donna che qualcosa sa. Non dovrebbe in questo caso aver ricevuto delle notizie da terzi, o comunque non solo, perché il 2 di spade ci parla di un individuo assolutamente in grado di trarre da sé delle conclusioni. Quindi questa donna evidentemente ha scoperto da sé qualcosa che evidentemente l'ha preoccupata, che l'ha delusa e che l'ha allontanata da quest'uomo. Quindi, se mi chiedete, in questo caso, nel presente, se questa donna sia particolarmente innamorata del compagno, quindi dell'uomo che voi clandestinamente frequentate, vi dico no. Assolutamente no. Perché non si sono ancora lasciati? Lei è ad un bivio, potrebbe volerlo fare, ma teme, vi ripeto, un'evoluzione negativa della situazione. La carta successiva al 2 di spade è il 3 di spade, che come tutte le carte di grado 3 rappresenta un'evoluzione, però chiaramente nel dolore, perché parliamo di spade, non è un 3 di coppe, per esempio. Quindi è una persona che teme di dover soffrire troppo e di perdere troppo. Quindi in questo momento, pur avendo forti sospetti o avendo addirittura visto qualcosa, per esempio un messaggio, una chiamata sul cellulare del marito che per lei risulta inspiegabile, da un numero inspiegabile, da un contatto in rubrica inspiegabile, ebbene questa donna teme di prendere in mano la situazione perché non vuole rovinarsi, non vuole soffrire troppo. Teme nemici perché non si sente appoggiata da nessuno. Vediamo cosa vede ancora di positivo in tutta questa situazione. In questo caso abbiamo il re di bastoni. Allora, questa persona vede di buono ancora nella situazione la figura del compagno al suo fianco. Cioè, mi spiego bene. Quello che a lei importa è il ruolo che quest'uomo ricopre nella sua vita. Non è una donna appagata sentimentalmente, non è un 2 di coppe e un re di coppe. Non si sente legata a lui attraverso sentimenti o desideri fisici, ma parliamo di un 2 di spade con un re di bastoni. Quindi è attaccata al ruolo che lui ricopre a livello sociale nella sua vita, di fronte a tutti gli altri, amici, parenti, colleghi. Lui chi è? È il suo uomo, è il suo compagno, è il suo marito. Di conseguenza è una donna che ama molto far sapere agli altri che tra di loro il rapporto comunque funziona, che lui è un uomo onesto, che lui è un uomo pulito, tipico appunto del re di bastoni, che è un gran lavoratore, che è un uomo che ha un livello professionale magari anche importante, che sa sostenerla, che sa mantenerla. Che poi in realtà la situazione sia completamente diversa, quindi che lui sia un fedifrago obiettivamente, che la faccia star male, perché qui abbiamo un 2 di spade, quindi una donna sofferente, a lei poco importa. Lei è attaccata al ruolo che quest'uomo ricopre nella sua vita, che è un ruolo stabile, è un ruolo che la fa sentire, vedete, al sicuro. Quindi è una donna che difficilmente riesce a rinunciare a quella che più che essere una figura in qualche modo da amante,
può rappresentare più una figura paterna, di protezione, una sorta di guida matura e saggia, a prescindere dall'età che possa avere quest'uomo. Generalmente, sicuramente il re di bastoni è un uomo adulto, anagraficamente compreso tra i 40-45 anni e i 50-60 anni o anche di più. Quindi in realtà è un uomo maturo, un uomo saggio, ma vi ripeto, a prescindere dall'età anagrafica, potrebbe essere anche un giovane di 30 anni, ma è comunque una persona che lei reputa essere più stabile di lei, un individuo più solido, che può quindi aiutarla a barcamenarsi in questo mare di emozioni, anche negative. Questa è una donna che fa veramente molta fatica a stare da sola, quindi spesso subisce tradimenti, inganni, menzogne, ma non vuole rinunciare all'avere un uomo al proprio fianco, cosa che dal suo punto di vista tutti devono sapere, di cui tutti devono avere notizia. Cioè, dal suo punto di vista, una donna single perde di valore, mentre una donna con un uomo del genere al suo fianco acquista punti, come se in qualche modo quest'uomo fosse una sorta di lustro alla sua persona. Generalmente il re di bastoni rappresenta appunto un individuo, vi ripeto, professionalmente comunque capace, che ha un lavoro magari anche importante, rappresenta gli imprenditori, rappresenta dei grandi investitori, quindi comunque una persona che sa gestire bene il denaro e che lo sa far fruttare. Quindi una persona, anche se vogliamo, molto generosa, che sa proteggere, appunto, bastoni, le persone che ama e che ha al suo fianco. Quindi lei si sente comunque protetta da quest'uomo e quindi fa molta fatica a staccarsi da questa immagine, che per lei è fondamentale. Vediamo a questo punto che cos'ha nel cuore però effettivamente questa donna. Qui abbiamo il 4 di bastoni. Chiaramente vorrebbe, vedete, una casa, una dimora dorata, felice, dove vada tutto bene. 4 di bastoni ci parla di un matrimonio felice, ci parla di un rapporto anche, diciamo, fisicamente importante. Questo ovviamente è quello che lei vorrebbe, quindi sono i suoi sogni, i suoi desideri. Vorrebbe l'uomo per la vita. Il 4 di bastoni rappresenta le 4 mura di casa, le 4 gambe del tavolo, quindi tutto ciò che è stabilità, tutto ciò che è solidità. Quindi questa donna vorrebbe assolutamente vivere un rapporto di tutto punto, un rapporto sano, un rapporto con una persona che possa amarla, che possa desiderarla, che possa farla sentire unica, perché le carte di grado 4 rappresentano una importante stabilità, in questo caso la stabilità appunto di un rapporto. È chiaro che il 4 di bastoni in questa posizione ci lascia un po' una sorta di amara malinconia, quindi vi ripeto, non è una donna felice, ragazze, questa. È una donna che sogna di avere l'uomo della sua vita, un uomo che non la tradisca, un uomo pulito, parliamo appunto di bastoni, un uomo che ricambi i suoi sentimenti, un uomo che decida finalmente di stare al suo fianco e che quindi non rinunci alla stabilità, all'amore per lei, per un'altra donna. Quindi è un po' chiaramente il sogno che ovviamente fa parte un po' dell'immaginario collettivo di tutti noi. È chiaro dunque che in questo caso questa donna dentro se stessa non ha particolarmente rancore, non è una donna in questo momento fortemente irata, non è una donna pronta alla battaglia, è una donna delusa, è una donna stanca, è una donna mentalmente molto, vi ripeto, provata, che ha dei sogni, se vogliamo, anche teneri, dolci, che vede però infrangersi nella realtà. Vediamo a questo punto cosa c'è che non va, quindi ovviamente
gli aspetti peggiori, più negativi del suo rapporto con appunto il compagno. E qui abbiamo, ecco, esattamente il 5 di bastoni, carta successiva al 4 di bastoni. Quindi lei vorrebbe ovviamente una stabilità, vi ripeto, un uomo che non voglia altro oltre lei. Il 5 di bastoni ci parla proprio invece, come tutte le carte di grado 5, pensate al 5 di coppe, ma anche al 5 di denari, che rappresenta la carta dell'amante, rappresenta appunto un soggetto che cerca qualcos'altro in più, quindi 5, quell'elemento in più che si inserisce all'interno della coppia, carta di grado 4, che va quindi a mettere in disordine una grande stabilità. A livello numerologico, le carte di grado 5 rappresentano appunto il caos. Ok, voi sapete che ovviamente le stese e gli arcani vanno analizzati anche e soprattutto da un punto di vista numerologico, non soltanto ovviamente iconografico. È chiaro dunque che in questo caso, con questo 5 di bastoni, potete notare appunto diversi avventori, diversi uomini che stanno ammirando questa giovane meravigliosa che appunto sta danzando. È chiaro che lei si rende conto che il marito è ambito probabilmente non solo da voi, ma anche da altre donne. Quindi evidentemente o è un uomo molto affascinante o comunque un uomo che ci sa fare, comunque che colpisce particolarmente. E quindi è chiaro che è una donna che si sente sempre minacciata da rivali. Ovviamente il significato, vi ripeto, principale del 5 di bastoni è proprio la rivalità. Quindi questa donna, ve lo ripeto ragazzi, ve l'ho già detto all'inizio, questa donna sa che il marito ha un'altra donna, o comunque, cosa che sicuramente potrebbe non farvi particolarmente piacere, sa che il marito è ambito da più donne, o sa che il marito potrebbe averlo già tradito in passato con altre donne, e più volte. Quindi potrebbe non aver tradito la moglie solo con voi. Quindi sicuramente non è una figura maschile che in questo caso ne esce particolarmente bene, direi. Quindi anzi è una figura maschile piuttosto birbantella, e mi limito in qualche modo a definirla così. È chiaro quindi che questa donna si sente sempre minacciata, vi ripeto, da rivali, non si sente mai tranquilla, non si sente mai serena. Ecco qua, 4 di bastoni, solo un sogno purtroppo. Quindi è una donna che in questo momento, ecco perché è così triste, così preoccupata, come appunto ci identifica il 2 di spade, perché sa che è arrivata evidentemente al limite massimo di sopportazione, non ne può più. Vi ripeto, probabilmente per i ripetuti tradimenti che il marito in qualche modo le ha fatto subire, perché vi ripeto ragazzi, questo 5 di bastoni spesso e volentieri rappresenta proprio la presenza di più rivali, quindi ci sono evidentemente anche altre persone che in qualche modo mirano a quest'uomo, o in passato quest'uomo ha già tradito la compagna e lei ovviamente lo ha saputo o comunque lo ha scoperto già altre volte e più volte. Quindi questa donna è stanca, non ne può più. Come darle torto? Di conseguenza, tra di loro manca una base fondamentale, ragazzi, di ogni rapporto, ossia 5 di bastoni, il fuoco, la passione, che lui rivolge all'elemento in più, 4, 5 di bastoni. Quindi, lei sa che probabilmente fra di loro non ci sono neanche più momenti fisici particolarmente eclatanti, perché? Perché lui desidera l'elemento in più che si è inserito nella loro stabilità. Lei sa che lui trova le sue soddisfazioni, diciamo, il suo appagamento fisico nell'altra persona, o lo ha trovato precedentemente nelle altre donne. Quindi è chiaro che sa di non essere nemmeno particolarmente appetibile da un punto di vista fisico per quest'uomo. E tra di loro ci sono appunto state già diverse liti, perché il 5 di bastoni ci parla appunto anche delle contese molto accese
delle baruffe abbastanza importanti, quindi litigi, conflitti accesi, in riferimento proprio alla gelosia, alla possessività, proprio perché obiettivamente lei si è sentita più e più volte tradita e lo ha saputo. Quindi in realtà, vi ripeto, quest'uomo sicuramente non è uno stinco di santo. Lei ha dovuto sopportare tanto e ora è stanca, perché sa che il suo sogno potrebbe realizzarsi, ma non con lui. Anche se, vi ripeto, fa molta fatica ad allontanarsi dal ruolo che lui ricopre, l'ambito appunto della società, delle loro conoscenze, che quindi per lei è comunque una fonte di sicurezza, ma sta pagando a caro prezzo questa sicurezza. Quindi vi ripeto, un rapporto pessimo, fatto, vi ripeto, di discussioni molto accese, con parole grosse e spesso anche allontanamenti, perché il 5 di bastoni può rappresentare anche delle rotture però momentanee. Quindi poi si sono sempre ripresi, sono sempre poi tornati insieme, ma perché lei ha ovviamente chiuso entrambi gli occhi, come vi ho detto, appunto con i 2 di spade. Ha fatto finta di sopportare, ma in realtà questa cosa comunque le sta facendo troppo male. Allora, adesso cerchiamo di capire un po' l'entourage, quello che circonda questa coppia, quindi amici, piuttosto che appunto colleghi, parenti. Come vede questa coppia? Se sa qualcosa di voi, se magari lui per esempio si è confidato con qualcuno in riferimento appunto alla vostra presenza, se lei ne ha parlato con qualcuno. Quindi cerchiamo un po' di capire l'entourage che circonda questa coppia. Beh, direi che qui abbiamo un asso di denari grande come una casa, quindi sicuramente in questo caso, carta delle notizie, è ovvio che però sono notizie positive, ragazzi, nel senso che quello che vi ho detto con il re di bastoni mi viene chiaramente riconfermato, cioè queste 2 persone vogliono, anche lui in realtà, far vedere a tutti, amici, parenti, colleghi, fratelli, sorelle, che in realtà tra di loro il rapporto viaggia a gonfie vele, perché l'asso di denari rappresenta il trionfo dell'amore, rappresenta la felicità piena, il compimento, la perfezione, le grandi opportunità dell'avvenire, il successo, i guadagni. Quindi in realtà queste 2 persone, lei come lui, vogliono assolutamente far vedere agli altri di essere la coppia perfetta, la classica famiglia del mulino bianco. Quindi non danno tanto a vedere all'esterno di avere delle enormi difficoltà e crepe nell'ambito di questo rapporto. Ragazzi, io vi invito a notare, anche semplicemente a livello iconografico, la differenza tra la disperazione, la solitudine di questo 2 di spade e invece lo splendore di questo asso di denari. Qui abbiamo una disparità, una dicotomia incredibile tra quella che è la realtà e quello che invece loro mostrano agli altri di sé, l'asso di denari. Nel caso in cui voi chiediate a dei suoi amici come procede questa coppia, diranno a gonfie vele. In realtà abbiamo visto che qui questa barca a vela sta appunto imbarcando un po' troppa acqua. Di conseguenza la situazione tra queste 2 persone non va affatto bene, ma l'immagine che restituiscono agli altri di sé è perfetta. Tra l'altro, vi ripeto, vogliono anche dimostrare alla propria famiglia, amici, parenti, eccetera, di avere anche da un punto di vista economico una situazione molto solida e molto importante. Parliamo di denari. Quindi vi ripeto, le notizie che trapelano su questa coppia in realtà sono molto positive, ma totalmente false. Quindi questa coppia vuol far vedere agli altri, vuol far capire agli altri che tutto procede magicamente. In realtà è tutto il contrario. Ricordate il 5 di bastoni.
Quindi qui ci sono tante liti, tante discussioni, anche, vi ripeto, molto feroci, molti allontanamenti, diversi tradimenti, perpetrati più e più volte nel tempo, anche probabilmente con più persone, oltre che con voi, in passato. Di conseguenza, che cosa accade? Che in realtà queste due persone utilizzano la menzogna come mezzo decisamente poco pulito per rapportarsi agli altri. Sono persone che in realtà non danno e non rimandano la corretta immagine di sé e del loro rapporto, perché ciò che conta è il ruolo, nel caso di lei, che lui ricopre nell'ambito della propria società. Re di bastoni, quello che vi dicevo prima. In realtà il loro matrimonio non è per nulla felice, ma chiaramente da un punto di vista di, immagine che appunto queste persone rimandano della propria coppia, un'immagine totalmente falsa, di fecondità, di felicità, di un nuovo inizio addirittura, e soprattutto di benessere, che comprende in particolar modo il benessere economico. Quindi sono persone anche molto legate all'aspetto economico del rapporto. Vogliono dimostrare a tutti di essere una sorta di, coppia vincente, che riesce a vincere su qualsiasi difficoltà, perché comunque fingono che ci sia amore, che ci sia denaro, che ci sia benessere materiale, fisico e psichico, cosa che invece abbiamo visto assolutamente non c'è. Quindi in realtà, vi ripeto, queste persone non comunicano tanto con gli altri. Ovviamente, detto che tutti cadano nella loro trappola, ci possono essere persone dall'atteggiamento molto più accorto, ma bisogna avere un occhio clinico, per in realtà comprendere cosa stia accadendo tra questa coppia, perché non è così semplice. Rimandano un'immagine di sé totalmente fasulla. Vediamo a questo punto il filo rosso che li lega, cioè perché obiettivamente queste due persone in questa condizione obiettivamente stanno ancora insieme, perché ovviamente in qualche modo continuano a temporeggiare anche semplicemente sul prendere una reale decisione. Abbiamo visto che lei è in uno stato comunque di grande confusione, anche se obiettivamente di scelta. Cerchiamo un po' di capire. Allora, in questo caso abbiamo l'8 di spade. Allora, l'8 di spade ci parla di paure. Ecco che cosa appunto tiene ancora questa coppia in qualche modo legata. Ragazzi, cosa vi ho detto con il 2 di spade? Questa è appunto una donna al bivio. Deve cercare di capire obiettivamente come riuscire a cavarsi d'impaccio da una situazione che la fa soffrire. Le spade ci parlano sempre di un cuore trafitto, quindi in realtà l'amore, quell'immagine che lei ha di amore completo dato dal 4 di bastoni, in realtà non c'è nella loro coppia. Ma ovviamente questa situazione la spaventa e quindi in qualche modo la fa temporeggiare. L'8 di spade ci parla di paure, di autolimitazioni. In realtà però, vi ripeto, l'8 di spade non ci parla di reali problematiche, di difficoltà pratiche, empiriche. Cioè le carte ci stanno riportando in realtà una, appunto, realtà ben differente. Cioè, nel caso in cui lei o lui o entrambi volessero lasciarsi, potrebbero farlo senza nessun problema. Questo è quello che ci rimanda a questa stesa. Cioè, l'8 di spade ci parla di, in realtà, problematiche che loro impongono, che loro si creano, se la cantano e se la suonano da soli. Ma in realtà, se agissero in maniera un po' più coraggiosa, probabilmente riuscirebbero a affrontare comunque una separazione, un allontanamento, una rottura, in maniera evidentemente più decente. Quindi sono delle autolimitazioni, sono loro che si castrano. Guardate, questa donna è lei che in qualche modo si sente già defunta, no? Già in partenza perdente, come se in qualche modo stesse perdendo tutto. Ma in realtà è lei che si sta con le sue stesse mani
mettendo, vedete, in questa bara, in questa condizione così difficile di chiusura nei confronti delle gioie della vita. È lei che lo sta decidendo. Quindi in realtà le problematiche sono legate veramente a un'incapacità probabilmente emotiva di gestire gli allontanamenti e le separazioni, perché in realtà qui grosse problematiche non ci sarebbero, proprio perché vi ho detto con questo asso di denari che evidentemente hanno anche del benessere materiale, quindi non è una coppia che proprio vive di grande penuria economica, sono delle paure che questa coppia continua ad avere, per cui lasciano la situazione stagnante. 8 di spade, una carta di grado pari, che rappresenta la stagnazione al massimo. Di conseguenza, in realtà, sono persone che temono anche, perché l'8 di spade ci parla anche di malelingue, di pettegolezzi. Ve l'ho detto che per loro è fondamentale, ve l'ho detto con Re di bastoni, ma anche e soprattutto con l'asso di spade, dare un'immagine, rimandare un'immagine di sé di coppia potente, forte, felice, riuscita, inattaccabile. In realtà non è così, ma loro sanno che non è così, ma non vogliono assolutamente che nessuno lo scopra. Cioè per loro sarebbe un'onta terribile il fatto appunto di in qualche modo allontanarsi, in particolar modo per lei, ve l'ho detto con il Re di spade. Questa donna è troppo legata al ruolo di donna madre, di donna moglie, di donna compagna ufficiale. Una donna autonoma e indipendente per questa donna è inammissibile. Una donna che vive libera, assolutamente è un'onta inqualificabile, quindi non rinuncerebbe mai al suo ruolo, vi ripeto, o di madre, o di moglie, o di compagna. O comunque non ci ha mai rinunciato sino ad ora. Poi vedremo chiaramente nel futuro, la situazione potrebbe cambiare e sinceramente me lo auguro. Quindi in realtà quello che li tiene ancora legati sono le paure, che è veramente una definizione tremenda di rapporto. Non riescono a lasciarsi perché non vogliono in qualche modo mettere a rischio l'immagine che ovviamente rimandano di sé, di coppia, temono le malelingue, temono i pettegolezzi, temono evidentemente anche che tutti questi scheletri nell'armadio possano in qualche modo poi venire a galla, i vari tradimenti, i vari litigi, con appunto questo 5 di bastoni in accezione fortemente negativa. Quindi in realtà non sono legati, come vi ho detto sino ad ora, ragazzi, né d'amore né da desiderio fisico. Sono persone che stanno insieme perché temono il futuro, temono in qualche modo dei risultati eccessivamente negativi che possano far seguito alla loro separazione. In realtà però le carte ci dicono che non è così. Sarebbe tutto molto più semplice se loro decidessero in qualche modo di crescere probabilmente, perché qui c'è tanta immaturità, in particolar modo da parte di lei, perché ovviamente il focus chiaramente della stesa è questa donna. Quindi lei chiaramente fa molta fatica in qualche modo a gestire questo rapporto, ma a gestire anche un'eventuale separazione. Ecco perché è al bivio. Quindi non sa se lasciarlo, se allontanarsi o continuare a permanere a fianco di quest'uomo, però in uno stato di sofferenza. Ma lei è consapevole, sa che comunque andrebbe a soffrire, sia rimanendo al suo fianco che allontanandosi, e quindi è in un momento di stallo. Vediamo a questo punto quello che consigliano a voi gli arcani, cioè come dovreste comportarvi in realtà in questa situazione. Allora, la carta dell'8 di coppe, ragazzi, ci parla di ovviamente una situazione abbastanza impegnativa per voi, ovviamente, da un punto di vista sentimentale, e vi invita alla prudenza. Quindi l'8 di coppe ci parla di un rapporto, il vostro, d'amore, perché parliamo di coppe, di sentimenti, che però potrebbe richiedere delle tempistiche un po' lunghe di risoluzione. Una risoluzione che ci sarà, ma è sicuramente una situazione particolarmente instabile. Guardate appunto quest'uomo che è su questi scogli, questo mare decisamente in tempesta, con quest'area ovviamente molto preoccupata.
Di conseguenza, in questo caso, dovreste cercare di recuperare innanzitutto la vostra serenità, badando unicamente a quello che è il vostro benessere, perché evidentemente il rapporto tra questa donna e quest'uomo sicuramente prenderà la piega giusta, che potrebbe dare a voi appunto l'occasione di farvi largo all'interno appunto di questa coppia, riuscendo evidentemente a far in qualche modo compiere un passo decisivo verso un allontanamento, perché abbiamo visto che comunque è una coppia che obiettivamente non ha più basi né da un punto di vista sentimentale né da un punto di vista fisico, però obiettivamente qui le tempistiche sono un po' lunghe e di conseguenza, per avere veramente una vostra soddisfazione, quindi la vostra vittoria, certamente ci vorrà ancora del tempo e soprattutto dovrete attraversare dei momenti di grande caos e confusione. Ovviamente l'otto di coppe ci parla quindi di chiudere un rapporto e iniziarne un altro, quindi di conseguenza qui ci sarà sicuramente la chiusura del rapporto ufficiale. Già ve lo anticipo, al di là poi di quello che potrebbe essere comunque il responso futuro, però sicuramente ci sarà la chiusura del rapporto tra quest'uomo e questa donna. Il discorso è che in realtà si passerà attraverso delle fasi, prima di tutto lunghe e comunque caotiche. Quindi molto probabilmente voi continuerete per un certo lasso di tempo a vedervi di nascosto, perché l'otto di coppe rappresenta comunque anche la presenza di un elemento ovviamente tenuto ben segreto, che è il vero oggetto d'amore del soggetto dell'oggetto della stesa, ma che obiettivamente non può essere vissuto alla luce del sole. L'otto di coppe ci parla anche di discussioni legate alla gelosia, quindi attenzione, perché questa donna potrebbe esplodere prima o poi in una crisi di gelosia molto forte e quindi, scusate, io come al solito ho urtato la telecamera, e quindi far ripiombare nuovamente il proprio rapporto in, diciamo, situazioni particolarmente di grande disagio. Quindi si potrebbero creare discussioni, conflitti molto forti, potrebbero volare parole grosse e ovviamente anche per il vostro uomo ci potrà essere un periodo di difficoltà, perché l'otto di coppe ci parla proprio di necessità di vivere le situazioni in maniera molto più saggia e cauta. Quindi attenzione a delle imprudenze, cioè per esempio a vedervi, sentirvi in momenti opportuni, proprio perché vi ripeto, questa donna già sa tutto quello che deve sapere. È chiaro che però è ancora nel dubbio, sia se lasciare il compagno o meno, ma anche se eventualmente palesargli finalmente tutto il suo disprezzo per il comportamento che lui ha avuto sino ad ora. Potrebbe decidere di farlo e quindi, vi ripeto, scatenare una sorta di lotta intestina all'interno proprio della loro storia, del loro rapporto, che però andrebbe a coinvolgere anche voi. Quindi il consiglio degli arcani è: d'accordo, prendete quello che riuscite a prendere da questo rapporto, tutti i momenti più belli, le occasioni migliori, però cercate di ovviamente vivere questa storia con i piedi per terra, perché qui ci sarà sicuramente un cambio direzionale nella vita di quest'uomo e della compagna ufficiale, però per il momento dovrete ancora vivere una doppia relazione, perché l'otto di coppe, per quanto riguarda appunto le relazioni d'amore, è simile ad esempio al sette di spade, che rappresenta il tradimento. Quindi doppia relazione, che vengono ovviamente tenute in piedi entrambe momentaneamente, creando quindi rivalità tra due contendenti, quindi voi e quest'altra donna. Quindi in realtà vivrete ancora una sorta di amore proibito con quest'uomo per un certo lasso di tempo. Poi sicuramente, vi ripeto, ci sarà finalmente
la vostra soddisfazione. La carta successiva all'8 di coppe è il 9 di coppe, quindi ci parla di riuscita, di abbondanza, di successo finalmente ottenuto. Ma le tempistiche non sono così veloci e soprattutto, evidentemente, per queste due persone è molto difficile, come vi ho detto sino ad ora, e soprattutto per lei, prendere una reale decisione, nonostante questa donna veramente sappia di tutto in riferimento a quest'uomo, ma le paure possono veramente bloccare e hanno permesso a questa coppia di andare avanti anche tanto tempo, arenandosi in situazioni, direi, piuttosto incaute, tradimenti, menzogne. D'accordo? Allora, a questo punto cerchiamo di capire che cosa accadrà nel futuro tra questa donna e quest'uomo, quindi all'interno di questa coppia. Quindi cosa deciderà lei, se preferirà comunque andare avanti di nuovo in questo rapporto, oppure se finalmente prenderà la situazione in mano e quindi deciderà di cambiarne le sorti. Allora, qui abbiamo il 6 di spade e come potete appunto notare qui abbiamo due persone che si allontanano da una situazione obiettivamente molto pesante. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, 6 di spade è rappresentato appunto generalmente da una donna che appunto decide di partire lasciandosi alle spalle una città in fiamme. Quindi sicuramente tra di loro ci sarà una grossa discussione. La carta che precede il 6 di spade è il 5 di spade. Quindi in realtà tra queste due persone ci sarà una grande discussione, quindi un conflitto vero e proprio che in qualche modo verrà scatenato proprio a seguito di una presa di posizione, forse anche di coscienza da parte di questa donna in riferimento proprio ai tradimenti, perché vi ho detto prima che le carte di grado 5 rappresentano appunto il terzo incomodo. Quindi evidentemente questa donna non riuscirà più a sopportare la situazione, cosa che appunto ci riferisce proprio il 6 di spade, quindi l'aria diverrà troppo irrespirabile, gli ostacoli troppo grandi, i conflitti quotidiani e ripetuti, che questa persona deciderà di intraprendere finalmente una nuova strada. Il 6 di spade ci parla di uno spostamento, ma anche di un viaggio, quindi questa donna potrebbe decidere di allontanarsi proprio fisicamente da casa, quindi dal loro tetto coniugale, per esempio tornando dai propri genitori, oppure decidendo in qualche modo di trascorrere del tempo da sola, proprio perché questa donna ha la necessità di allontanarsi da un rapporto obiettivamente così malsano. È una donna che avrà bisogno assolutamente di dare un nuovo corso alla propria vita. Quindi questa donna finalmente farà una scelta, perché il 6 di spade ci parla proprio di scelte. Scelte che devono essere compiute per evitare che la situazione degeneri e che di nuovo spade, questo cuore continui ad essere così trafitto. Quindi ci parla di lotte, ci parla di discussioni e di movimenti che verranno compiuti proprio a seguito di queste lotte, di queste discussioni. Cioè la situazione diventerà talmente intollerabile che l'unica soluzione diverrà l'allontanamento. Quindi questa persona si guarderà meglio dentro, guarderà in maniera molto più matura quello che ormai è diventato il loro rapporto e quindi deciderà finalmente di cambiare qualcosa della sua vita. Perché questa donna è stanca di momenti conflittuali, di ansietà, di apprensione. Cercherà di riequilibrare le proprie forze e di superare questo momento di grande difficoltà, allontanandosi però. Quindi sicuramente con una carta di 6 di spade il tentativo da parte di questa donna di gestire la situazione andrà sicuramente a buon fine, quindi ci sarà un cambiamento. Il 6 di spade ci parla anche di dichiarazioni, chiarimenti, confessioni.
Quindi o lui confesserà a lei di avere voi e di non volerla più, o lei confesserà a lui di aver scoperto tutto e di sapere già tutto. Qui c'è qualcosa che queste due persone si devono dire. Quindi c'è una sentenza, diciamo, definitiva, una discussione molto importante. Queste due persone cercheranno di spiegarsi, di capirsi, quindi evitando comunque una chiusura molto brusca. Non abbiamo la torre, abbiamo comunque un 6 di spade, quindi un allontanamento pacifico. Ok? Quindi non vuole più lottare, questa donna è stanca, perché l'ambiente familiare ormai è logorato da tradimenti, da litigi, e quindi questa persona non ne può più. Di conseguenza deciderà finalmente di prendere la situazione in mano e di parlare chiaro. Vi ripeto, il 6 di spade ci parla di dichiarazioni. Di conseguenza finalmente questa donna prenderà in mano la situazione, parlerà chiaro a quest'uomo e decideranno sul da farsi. Questa è la giusta direzione, mi viene indicata dagli arcani. Quindi evidentemente comunque la loro presa di posizione, la sua, di lei presa di posizione, è evidentemente ciò che serve a questa coppia, ma anche evidentemente al vostro rapporto clandestino, per poter prendere finalmente la piega giusta, la piega definitiva. Quindi a seguito di questo comportamento, direi piuttosto maturo da parte di questa donna, finalmente qui avrete le risposte di cui avete assolutamente bisogno e finalmente la situazione in questo caso andrà fortemente a migliorare. Ovviamente per quanto riguarda il rapporto fra voi e quest'uomo, ve l'ho detto con questo 8 di coppe. Per quanto riguarda il rapporto che quest'uomo ha invece in essere appunto con la compagna ufficiale, abbiamo obiettivamente una situazione, direi piuttosto precaria, che però andrà in qualche modo a prendere la piega giusta, cioè l'allontanamento tra queste due persone è ciò che è giusto che debba accadere. Devo ammettere che obiettivamente questa donna prenderà la decisione giusta, quindi si allontanerà, vorrà allontanarsi da questa situazione, 6 di spade. Ma lo farà non fuggendo, non è una fuga. Questa donna parlerà chiaro, quindi dirà chiaramente a quest'uomo come stanno le cose e perché deciderà obiettivamente di andarsene. Quindi direi che obiettivamente è una donna che sta soffrendo, è una donna che ha capito cosa le può far bene, 4 di bastoni. È una donna comunque, vi ripeto, molto legata all'immagine che rimandano agli altri come coppia. È una donna spaventata anche sul futuro, ma è una donna che tremendamente stanca deciderà appunto con il 6 di spade di cambiare la loro situazione, ovviamente per cercare di evitare di continuare a soffrire e probabilmente anche direi di essere umiliata, ragazza, perché chiaramente vi ripeto questa donna è assolutamente consapevole dei ripetuti tradimenti, anche probabilmente della vostra stessa presenza, quindi questa donna è stanca. No, vi ripeto, come vi ho detto appunto prima, come darle torto obiettivamente, cioè è una donna tradita più volte, di conseguenza è chiaro che è una donna che non ha più fiducia non solo nel compagno, ma non vuole perdere neanche fiducia in amore. Questo anche nel caso in cui sia una donna sposata e con figli, quindi il discorso dell'allontanamento è comunque valido e potrebbe tranquillamente spostarsi appunto con i suoi figli. O comunque compiere un viaggio, qualcosa che le permetta proprio di allontanarsi da quest'uomo, perché obiettivamente, vi ripeto, è una donna fondamentalmente molto molto stanca. D'accordo? Di conseguenza, ragazze, qui c'è una risoluzione. Le tempistiche però sono lunghine, perché le spade ci parlano sicuramente di mesi, quindi non stiamo parlando di coppe o bastoni che rappresentano giorni o al massimo settimane. Le spade e i denari rappresentano diverse settimane, quindi qualche mesetto sicuramente. Però in questo caso qui abbiamo una risoluzione netta della situazione che direi andrà assolutamente a vostro favore. Di conseguenza tenete duro e mi raccomando, buona fortuna.